Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, oppure benvenuti se questa è la prima lezione che guardate qui sul mio canale. Nel video di oggi vediamo come esprimere la propria opinione e lo faremo secondo diversi livelli di competenza, nello specifico 2. Vedremo come esprimere la propria opinione per un livello A2 e in seguito per un livello B1 e andando verso su. Poi queste strutture vi rimarranno per sempre, quindi le potrete usare a qualsiasi livello. Un livello C1 potrà usare queste due strutture perché sono delle strutture tipiche della conversazione quotidiana per esprimere la propria opinione. Dico che sono adatte ad un livello A2 oppure ad un livello B1 perché quello è il momento in cui si incontrano queste due espressioni. Va bene? Il modo più semplice per esprimere la propria opinione è usando una delle seguenti espressioni. Secondo me, per me, a mio parere. Secondo me, virgola, questo vino è buono. Secondo me, questo vino è buono. Per me, queste sedie sono comode. Per me, queste sedie sono comode. A mio parere, Stefano studia poco. A mio parere, Stefano studia poco. Rileggiamole. Secondo me, questo vino è buono. Per me, queste sedie sono comode. A mio parere, Stefano studia poco. Come vi dicevo prima, è fondamentale la presenza della virgola che separa le due frasi. Abbiamo una frase nominale o un'espressione nominale separata dalla frase principale. Quindi queste frasi qui, questo vino è buono, queste sedie sono comode, Stefano studia poco, possono anche esistere da sole, sono indipendenti e per questo motivo vengono introdotte da un'espressione nominale, quindi senza verbo, che non ha bisogno di essere collegata alla frase, proprio perché non c'è un verbo qui. Quindi è sufficiente mettere una virgola. Quando parliamo, ma anche quando scriviamo, possiamo anche mettere queste espressioni nominali alla fine della frase. Quindi possiamo dire: questo vino è buono secondo me, queste sedie sono comode per me, Stefano studia poco a mio parere. Quindi possiamo metterle all'inizio o alla fine, come risulta più naturale mentre stiamo parlando o mentre stiamo scrivendo. Se invece vogliamo creare una frase più complessa, dobbiamo iniziare il nostro pensiero con un verbo di opinione, come ad esempio pensare e credere. Per il momento lavoriamo su questi due verbi di opinione. Penso che, credo che, penso che, credo che. Allora qui invece dobbiamo collegare il verbo principale alla frase subordinata e quindi utilizziamo che. Perciò poi il verbo che segue deve essere coniugato ad un tempo verbale che mantenga la concordanza dei tempi e che mantenga la struttura della frase che noi abbiamo iniziato con un verbo di opinione. Il verbo che segue deve essere coniugato in entrambi i casi al presente congiuntivo oppure anche al futuro semplice. Anche il futuro semplice funziona, dipende da ciò che dobbiamo dire. Allora, vediamo gli stessi esempi di prima, ma detti con i verbi di opinione.
Quindi dobbiamo dire: penso che questo vino sia buono. Credo che queste sedie siano comode. Penso o credo, sono sinonimi veramente, che Stefano studi poco. Leggiamole insieme. Penso che questo vino sia buono. Credo che queste sedie siano comode. Penso o credo che Stefano studi poco. Anche qui posso dire penso, credo, anche qui posso dire credo, penso. Sono sinonimi. Facciamo un esempio con il futuro semplice. Posso dire penso che verrà alla festa, però posso anche dire penso che venga lui o lei alla festa. Diciamo che l'uso con il futuro semplice è molto più semplice, però è anche adatto nel momento in cui noi parliamo del futuro. Però in queste frasi qui il futuro semplice non va bene. È per questo che prima ho, tentennato ad aggiungere il futuro semplice, perché comunque si può usare solamente quando si parla di un evento futuro in ogni caso. Per concludere questa lezione vorrei osservare queste due frasi insieme. Secondo me, virgola, questo vino è buono. Penso che questo vino sia buono. Quindi, ricapitolando, la virgola divide questa frase nominale dalla frase principale, che è indipendente, può anche esistere da sola, perché io posso dire questo vino è buono. Per sottolineare che si tratta di un'opinione e non di un'affermazione, aggiungo secondo me. Se invece voglio fare una frase più complessa e unire le due frasi in un unico periodo, utilizzo un verbo di opinione, possiamo anche dire credo, e poi ho perso il filo del discorso. Quindi se vogliamo fare una frase più complessa possiamo iniziare la frase con un verbo di opinione, pensare o credere, e poi continuare con il che e coniugare il verbo rispettando la concordanza dei tempi. Quindi il verbo principale è penso, questo vino sia buono è la subordinata, vedete, non posso usarla in modo indipendente, non posso dire questo vino sia buono, non ha senso, quindi deve essere collegata per forza ad una frase principale. Diciamo che è abbastanza evidente la differenza strutturale di queste due frasi. Che ne dite? Perfetto. Quindi, ritornando al discorso iniziale dei livelli, questa frase si incontra per la prima volta ad un livello A2, mentre questa si incontra per la prima volta ad un livello B1. Ma ciò non vuol dire che si usano solo a livello A2 e solo a livello B1, no. Questi sono i livelli in cui si incontrano queste strutture per la prima volta, ma poi queste strutture si portano per sempre, perché è così che si esprime l'opinione in italiano. Ovviamente ci sono anche delle frasi più complesse che si incontrano a livello B2, a livello C1, eccetera, ma nella conversazione quotidiana direi che queste due si sentono spessissimo. Non pensate di non usare questa frase perché siete a livello B2. No. Usate questa frase perché è quella la frase da usare, va bene? Ho fatto questo piccolo, discorso perché spesso con questi livelli linguistici c'è un po' di confusione e si pensa sempre che se si è ad un livello più alto non si debbano né studiare né ripassare né usare strutture semplici, ma in realtà non è così, è una convinzione errata. Bene, questo è tutto per la lezione di oggi, spero che vi sia piaciuta, spero che vi sia utile. Se avete delle domande lasciatele nei commenti qui sotto e noi ci vediamo nella prossima lezione. A presto, ciao!